Ciao, siamo su Evolution.it, questo è un Kobo Aura, è il nuovo ebook reader di Kobo, è disponibile in Italia da pochi giorni per 149 euro nelle librerie Mondadori e Feltrinelli. Vi dico subito che è il modello più bello, l'ebook reader meglio costruito che è in questo momento disponibile sul mercato. Io lo sto provando da una decina di giorni, adesso sono pronto a dirvi come va. Kobo Aura riprende le linee del fratello maggiore Aura HD, ma questa volta lo propone in un formato più compatto da 6 pollici, molto più leggero, con 170 grammi e con delle linee che sono meno spigolose, ma qui sono un pochetto più morbide. Altra novità che migliora la presa anche con una singola mano, ma anche con due, perché è molto comodo tenerlo in questo modo, sono queste finiture in rilievo che utilizzano una texture 3D proprio in questa parte posteriore, mentre i lati sono comunque lisci, che non solo migliorano la presa, risolvono il problema della plastica lucida vista in Aura HD e sono assolutamente migliori di quelle, ad esempio, di un Kindle Paperwhite che ho qua accanto in attesa di recensione, che di contro è completamente liscio e molto più scivoloso. Il lettore utilizza uno schermo ink di tipo Pearl, quindi non l'utilissimo carta, ma quello della generazione precedente, con una risoluzione di 1024x758 pixel o circa, che comunque è la stessa del Kobo Glow e che permette comunque di avere una buona, anzi un'ottima nitidezza dei caratteri e definizione dei caratteri sullo schermo. Il display però qua, a differenza di tutti gli altri ebook reader nel mercato, questo è il primo a proporlo, è a filo, non c'è il classico scalino che si trova in altri ebook reader. Ecco, magari riprendo proprio il Paperwhite per farvelo notare, e questo non solo migliora l'aspetto estetico, perché Kobo Aura assomiglia a un tablet, è molto più moderno da questo punto di vista, ma evita anche anzi alla polvere di posizionarsi in questo board, quindi mantiene il dispositivo più bello e credo alla lunga anche possa avere dei miglioramenti proprio nella sua longevità. Altra novità riguarda il tipo di touchscreen utilizzato. Qua non abbiamo più il touchscreen a infrarossi come nei precedenti modelli Kobo, ma abbiamo un touchscreen capacitivo, che è come quello usato nell'ultimo Paperwhite, che permette di fare cose di questo tipo, ovvero utilizzare due dita per regolare l'illuminazione e comunque sottolineare o evidenziare con molta più precisione, o ancora, quando poi andiamo a parlare di PDF, cambiare pagina e zoomare con un pitch to zoom che è molto più efficace di quello della generazione precedente e che permette quindi di gestire questo tipo di documenti con maggiore flessibilità. E ancora, a proposito di schermo, Aura eredita da Aura HD il fantastico sistema di illuminazione integrata con dei LED che arrivano da tutto attorno alla cornice, quindi creano un effetto molto omogeneo, assolutamente più omogeneo di quello di Kobo Glow e anche del primo Kindle Paperwhite, con alcune leggere sfumature che sono ai bordi, che secondo me sono dovute proprio a delle vere e proprie ombre del pannello superiore con l'ink che sta sotto, quindi crea una sorta di effetto contorno qua, ma comunque nulla di troppo fastidioso, e soprattutto con una illuminazione che tende sempre meno al bluastro ma un pochetto più al giallo, quindi è molto più naturale rispetto a quella di Kobo Glow. Il nuovo sistema di illuminazione, il nuovo touchscreen capacitivo e questo strato che sta sopra il pannello ink, che permette di avere i bordi a filo, però creano uno spiacevole effetto che non dà molto fastidio mentre si legge, ma che è abbastanza evidente. Si crea una sorta di effetto pallini. Ora spero di farvelo vedere nel video quando c'è il cambio pagina. È una sorta di retina che sta sopra lo schermo, dovuta proprio a questo pannello superiore, che da un certo punto di vista è proprio responsabile di una perdita un po' di qualità. Ma al di là di questo non ho assolutamente nulla da dire al display di Kobo Aura, perché è assolutamente bianco, assolutamente omogeneo, ben contrastato, senza grandi aloni, molto bello da leggere e da guardare. Proprio si riesce subito a prendere confidenza con questo tipo di visualizzazione, ed anche molto veloce nel cambio pagina, vista l'adozione della tecnologia Ink Regal, che richiede un aggiornamento completo dello schermo soltanto ogni 100 pagine. Di fatto l'interfaccia Kobo regola questa impostazione di default con un cambio ogni capitolo, un refresh completo ad ogni capitolo, ecco. Quindi per farvi capire che non c'è assolutamente più bisogno, non so se avete fatto caso, che non si vede più il cambio pagina completo con la schermata completamente nera. Senza dimenticare le possibilità di formattazione del testo, che permettono una vastissima scelta tra caratteri, interlinea, margini. Si può anche regolare lo spessore e la nitidezza del carattere. Queste cose si applicano soprattutto ai libri acquistati dalle bookstore
integrato, ovvero quelli con formato KeePub, ma si può anche convertire un po' altri formati se avete un po' di pazienza. Comunque si ha la possibilità veramente di regolare le impostazioni di lettura come in nessun altro book reader. E a proposito di libri, Kobo Aura ha 4 GB di memoria interna che permette di contenerne tantissimi, può essere anche espanso tramite micro SD fino a 32 GB, poi c'è la micro USB per caricarli all'interno, quindi si riesce veramente ad inserire di tutto, ma questa versione per la prima volta nei lettori Kobo e poi verrà portata anche in altri attraverso aggiornamenti firmware ha l'integrazione con Pocket. Pocket è un'applicazione che forse chi usa Android e iOS conosce. È un'applicazione che permette di salvare di salvare dei link mentre si navigano, dei documenti, delle pagine web da leggere poi in un secondo momento. Qua basta inserire user e password ed ecco che sia la nostra serie di articoli salvati memorizzata all'interno del lettore, quindi che si può leggere anche quando non si ha connessione di rete, formattata in modo da essere letta benissimo e comodamente nel nostro ebook reader e sulla quale possiamo applicare le stesse tipologie di formattazione che abbiamo nei comuni pub. È una cosa molto molto comoda che annulla il vantaggio che Kindle avevano con il Send to Kindle di Amazon, che permette di fare praticamente la stessa cosa, ma qua abbiamo anche il vantaggio della sincronizzazione con Android, con iOS. Pocket si può installare benissimo attraverso un'estensione per il browser internet, quindi diventa veramente una droga una volta che avete capito come quelle 2 o 3 regolette per farla funzionare. Tra l'altro qua i libri Pocket, gli articoli Pocket possono essere ordinati, cancellati, modificati, messi tra i preferiti, quindi c'è veramente una gestione come quella che si ha nei tablet. Non solo però aspetti positivi da questo film, perché in 10 giorni di test ho avuto alcuni blocchi, in particolare c'è un file MOBI particolarmente grande da 100 MB che mi blocca completamente il dispositivo e che mi obbliga ad un reset per farlo ripartire. Ho comunque avuto qualche leggero impuntamento, poi c'è un piccolo bug che magari verrà risolto nei prossimi aggiornamenti firmware riguardante la modalità dizionario. E soprattutto ho fatto delle stime poco positive sull'autonomia. È difficile stimare l'autonomia di questi lettori perché si misura in giorni, anzi in settimane, a volte anche in mesi, ma io devo dire che in 10 giorni di test, con wifi costantemente attivato e luminosità proprio spesso tenuta al massimo, come in questo caso al 100% proprio per questioni di test o per questioni di utilizzo in ambienti molto luminosi, ho la mia batteria che è al 50%, l'ho caricato lunedì scorso, adesso siamo a domenica, quindi è passata una settimana e abbiamo il dispositivo al 50%. È chiaramente la prima carica, quindi magari c'è bisogno un po' di manutenzione in più e soprattutto non ci sarà mai bisogno di tenere l'illuminazione al 100% e la connessione wifi costantemente attiva come ho fatto io, ma insomma è una considerazione che dovete tenere a mente e soprattutto che è lontana dai 2 mesi di autonomia che Kobo dichiara nelle specifiche tecniche. E visto che voglio essere pignolo, vi segnalo anche che il mio modello ha 2 pixel bruciati, uno qua e uno al centro, e che parlando con altri possessori di Kobo Aura anche loro ne hanno uno, e quindi vi consiglio magari se lo acquistate in una libreria Mondadori o Feltrinelli di aprirlo subito, di controllare che ci siano pixel bruciati e nel caso farvelo sostituire all'istante. Mi rendo conto che queste ultime considerazioni sono un po' forse il cercare per forza il difetto ad un dispositivo che è pressappoco perfetto, che migliora tutti gli ebook reader Kobo precedenti, che è comodo, bello, piacevole da toccare e assolutamente costruito con eleganza, fa invidia ad alcuni tablet Android, però credo che se bisogna contrastare Amazon bisogna appunto essere pignoli, andare a cercare tutte le piccolezze, tutte le magagne che possono nascondersi in alcuni dispositivi, così da permettere poi a ognuno di fare una scelta più precisa, più ponderata. Ok, a me Kobo Aura è piaciuto tantissimo, credo che si sia capito, no? Dalla recensione. Quel che voglio farvi capire, voglio farvi arrivare soprattutto, è che c'è stato un vero passo in avanti rispetto a Kobo Glow, in tutti i punti di vista, l'aspetto qualitativo e nell'esperienza di lettura con questa illuminazione molto più omogenea, questo software che fa più cose, l'integrazione Pocket che è fantastica. Credo che sia il modello perfetto per passare agli illuminati, perché ancora non l'ha fatto, ma anche per chi è cliente Amazon, magari ha subito qualche torto, comunque vuol provare una esperienza diversa e vuol passare appunto alla concorrenza ai lettori Kobo. Trovate maggiori informazioni su Kobo Aura, screenshot e qualche informazione un pochetto più tecnica nella recensione completa che trovate su evolution.it.